Oggi parliamo di una famiglia di verbi che causa qualche difficoltà agli studenti che studiano l'italiano. I verbi derivati dal verbo porre. Sono Federico, un insegnante di italiano per stranieri. Su questo canale aiuto studenti stranieri come te a fare progressi con il proprio italiano grazie a contenuti di vocabolario, grammatica e cultura italiana. Se ti piacciono i miei contenuti e non vuoi perderti nemmeno una delle prossime lezioni, ti invito a iscriverti al canale e ad attivare la campanella delle notifiche. In questo modo rimarrai sempre aggiornato sui prossimi contenuti che pubblicherò. Anche per la lezione di oggi ho preparato un PDF che approfondisce l'argomento di cui ti parlerò. Non si tratta solo di una sintesi, di un riassunto della lezione di oggi, bensì di un approfondimento. Troverai più verbi, più esempi e più esercizi per mettere in pratica quello che imparerai nella lezione di oggi. Cominciamo. Iniziamo con il significato del verbo porre. Di solito è usato come sinonimo di mettere. Rispetto al verbo mettere, però, porre è usato molto più raramente. Vediamo un paio di esempi. Porre la pentola sul fuoco. Porre i vestiti nell'armadio. Queste due frasi sono corrette, tuttavia suonano un po' troppo formali, poco naturali. In queste situazioni un italiano preferirebbe usare il verbo mettere, mettere la pentola sul fuoco, mettere i vestiti nell'armadio. Oggi il verbo porre si usa principalmente in alcune locuzioni verbali specifiche, come porre un limite, porre fine, porre mano. Se non poni dei limiti a tuo figlio, non sarà mai un bambino educato. Dobbiamo porre fine a questa situazione spiacevole. Il governo non vuole porre mano al tema delle pensioni. È molto comune anche la forma riflessiva, porsi un limite, porsi un dubbio, porsi un obiettivo. Il verbo porre appartiene alla seconda coniugazione, quella dei verbi in ere, perché deriva dal latino ponere. In altre lingue neolatine, come il portoghese o lo spagnolo, questo verbo è sopravvissuto nei verbi por e poner, che sono comunemente usati nella lingua di tutti i giorni. In italiano, però, preferiamo usare il verbo mettere, che nelle altre due lingue ha un significato leggermente diverso. E ora che ti ho presentato questo verbo, possiamo iniziare con i verbi derivati dal verbo porre, che sono molto più comuni. Ma prima vediamo come si coniuga questo verbo irregolare. In questo video, per ragioni di tempo, ci focalizzeremo sul presente dell'indicativo, sul participio passato e sul gerundio. Ma se vuoi scoprire come si coniuga questo verbo irregolare negli altri tempi verbali e se vuoi praticare con esercizi più complessi, puoi scaricare il PDF che ho preparato per te. Vediamo le coniugazioni dell'indicativo presente. Io pongo, tu poni, lui o lei pone, noi poniamo, voi ponete, loro pongono. Queste stesse coniugazioni valgono per tutti i verbi derivati, come il verbo esporre. Io espongo, tu esponi, lui o lei espone, noi esponiamo, voi esponete, loro espongono. Il verbo imporre. Io impongo, tu imponi, lui o lei impone, noi imponiamo, voi imponete, loro impongono. O il verbo disporre. Io dispongo, tu disponi, lui o lei dispone,
Noi disponiamo, voi disponete, loro dispongono. Il participio passato di porre è posto e tutti i verbi derivati mantengono questa struttura: esposto, imposto, disposto, eccetera, eccetera. Il gerundio del verbo porre è ponendo e anche tutti gli altri verbi mantengono la stessa struttura: esponendo, imponendo, disponendo. Tutti i verbi derivati che vedremo nella lezione di oggi si coniugano esattamente come il verbo porre. Il concetto di verbo derivato è fondamentale per espandere il tuo vocabolario di italiano. Conoscendo le coniugazioni di un solo verbo, infatti, è possibile coniugarne tanti altri che derivano dallo stesso verbo. Iniziamo con i verbi derivati da porre. Resta fino alla fine perché ho preparato un piccolo quiz per metterti alla prova. Il primo verbo è esporre, esporre, che significa mostrare, rendere visibile, presentare. La galleria d'arte sta esponendo una nuova collezione. Valentina ama esporre la sua vita privata sui social media. Il prossimo verbo è supporre, supporre, che significa presumere, ipotizzare, ammettere come ipotesi. Suppongo che dopo un viaggio di 9 ore tu voglia solo riposare. Supponi di vincere alla lotteria. Cosa faresti con i soldi? Un altro verbo è disporre, disporre, che significa organizzare, mettere in ordine, posizionare. Ho disposto i libri sulle mensole della libreria. Dopo cena, io e mio marito disponiamo i piatti nella lavastoviglie. Vediamo un altro verbo, imporre, imporre, che significa ordinare, comandare, intimare. Il contratto mi impone di rispettare gli orari di lavoro. Durante la pandemia il governo ha imposto regole più severe per garantire la sicurezza di tutti. Un altro verbo molto comune è proporre, proporre, che significa consigliare, presentare all'attenzione, al giudizio e all'accettazione altrui. In centro storico ci sono ristoranti e pizzerie che propongono piatti tradizionali. Io e Luca abbiamo pensato di uscire per fare un aperitivo stasera. Voi cosa proponete? E concludiamo con il verbo opporre, opporre, che significa mettere contro, in contrasto, come forma di ostacolo, difesa o resistenza. La difesa sta opponendo resistenza agli attacchi degli avversari. I progressisti oppongono il bene comune agli interessi individuali. Molti di questi verbi possono avere anche una forma riflessiva, come esporsi, che significa mostrarsi, disporsi, cioè posizionarsi, mettersi in una certa posizione, imporsi, cioè imporre la propria presenza agli altri, proporsi, opporsi, e l'elenco di questi verbi potrebbe continuare all'infinito. E ora passiamo al quiz finale. Ti leggerò 8 domande e tu dovrai scegliere la risposta corretta. Ma attenzione, il verbo sarà sempre all'infinito e tu dovrai coniugarlo correttamente all'interno della frase. Cominciamo. Viste le nostre continue incomprensioni, io ed Elena abbiamo deciso di fine alla nostra relazione. Porre, imporre o disporre.
Io ed Elena abbiamo deciso di porre fine alla nostra relazione. Qui possiamo usare il verbo all'infinito. Abbiamo visto che porre fine significa concludere, finire, terminare qualcosa. Prossima domanda. Vuoi venire a cena con me? Di provare quel nuovo ristorante giapponese che hanno aperto il mese scorso. Imporre, opporre o proporre. Dobbiamo usare il verbo proporre. Ti propongo di provare quel nuovo ristorante giapponese che hanno aperto il mese scorso. Qui dobbiamo coniugare il verbo alla prima persona singolare. Domanda numero 3. I cittadini alla costruzione della nuova autostrada perché aumenterebbe l'inquinamento acustico. Opporsi, disporsi, proporsi. Qui dobbiamo usare il verbo opporsi. I cittadini si oppongono alla costruzione della nuova autostrada. Dobbiamo usare la terza persona plurale. Domanda numero 4. Alla fine il cliente ha scelto di concludere l'affare con un'altra azienda che gli delle condizioni migliori. Qui dobbiamo usare il verbo proporre. Proporre. In questo caso abbiamo detto che il cliente ha scelto di concludere l'affare. Stiamo parlando al passato. Quindi sarebbe più corretto usare il passato prossimo. Un'altra azienda che gli ha proposto delle condizioni migliori. Domanda numero 5. Non stai correttamente i documenti nelle cartelle. In questo esempio dobbiamo usare il verbo disporre, disporre. Dato che abbiamo il verbo stare, capiamo che qui stiamo usando una forma progressiva, quindi dobbiamo coniugare il verbo al gerundio. Non stai disponendo correttamente i documenti nelle cartelle. Domanda numero 6. Anche se non abbiamo certezze, che il ladro sia entrato da questa porta per rubare la cassaforte. Qui dobbiamo usare il verbo supporre coniugato al presente indicativo, prima persona plurale, noi. Anche se non abbiamo certezze, supponiamo che il ladro sia entrato da questa porta. Prossima domanda. Il governo ha deciso di combattere gli incidenti stradali. Sanzioni severe per chi guida sotto l'effetto dell'alcol. Esporre, imporre, opporre. Qui dobbiamo usare il verbo imporre e dobbiamo usare il gerundio. Il governo ha deciso di combattere gli incidenti stradali. Come? Imponendo sanzioni severe. Imponendo sanzioni severe. Gerundio. Ultima domanda del quiz. Nell'apprendimento di una lingua straniera è importante degli obiettivi chiari e raggiungibili. Porsi, disporsi o proporsi. In questa frase dobbiamo usare il verbo porsi, porsi degli obiettivi. All'inizio della lezione ti ho spiegato che usiamo spesso il verbo porre
nella sua forma riflessiva per creare la locuzione verbale porsi un obiettivo, che significa stabilire un obiettivo, uno scopo per se stessi. Ed è tutto per la lezione di oggi. Come è andato il quiz? Scrivi un commento per farmelo sapere. Ricorda, il concetto di verbo derivato è importantissimo per espandere il tuo vocabolario di italiano. Spero che la lezione sia stata utile e interessante. Se ti è piaciuta, ti invito a lasciare un mi piace sotto questo video. Sarà molto utile per me perché l'algoritmo capirà che questa lezione è utile e la consiglierà ad altri studenti che stanno imparando l'italiano come te. Io non vedo l'ora di vederti nel prossimo video e ti mando un forte abbraccio. Alla prossima!